In questo tutorial impareremo a realizzare un accessorio per capelli che puoi usare per completare un outfit e puoi fare dello stesso colore, per esempio, di un abito, di una maglia e via dicendo. Un modo molto elegante per realizzare uno chignon fresco e nello stesso tempo molto chic. Ho scelto questa stoffa di cotone. Le dimensioni sono 12 x 38 cm. I tessuti consigliati sono cotone, velluto e comunque tessuti che siano un po' sostenuti. Sovrapporre i due rettangoli dritto su dritto. Girare una parte verso il centro. Marcare questa parte centrale con il gesso da sarto. Partendo dal rettangolo esterno, rientrare di 11,5 cm. Quindi trovandoci il punto A e il punto B. 11,5 e 11,5 e ci siamo trovati il punto A e il punto B. Partendo da questo punto bisogna scendere di 0,5 e fare la stessa cosa anche da questo punto, quindi scendere di 0,5 e unire le due parti con il mio righello. Fare la stessa cosa per quanto riguarda la parte superiore, quindi salire dal punto A e dal punto B di 0,5 e unire le due parti tra di loro con il righello. Effettuare delle curve nell'angolo esterno, sia da una parte che dall'altra. Rientrare verso l'interno di 2,5 cm. Quindi qui. Quindi questa parte qua, questa parte deve rimanere aperta. Quindi cuciamo partendo da questo punto tutta questa parte qui, fino ad arrivare qui. Quindi questa parte rimane aperta. Tagliare con le forbici la parte centrale. Facendo delle tacche sulla parte curva. Girare la stoffa verso il dritto e si è formata un'apertura. Quindi faccio così, metto questa parte, la faccio rientrare verso il buco. E come vedi si è formata un'apertura. Stirare sia da una parte che dall'altra, appiattendo bene soprattutto la parte centrale. Qua c'è la parte aperta, bisogna girare come se fosse un salsicciotto questa parte, sollevare facendo coincidere il dritto contro il dritto
in questo modo. E mettere gli spilli. Fissare con gli spilli e cucire a 0,5 mm. Girare al dritto ed è rimasta un'altra parte aperta. Ripetere la stessa operazione, rigirando come salsicciotto questa parte e facendo coincidere le parti dritto contro dritto e fissare con gli spilli. Anche in questo caso devo cucire a macchina per cucire questa parte qua a 0,5 cm. Girare una parte del rettangolo che è rimasta aperta e finiscila con uno spillo e fare la stessa cosa anche con l'altro lato. Quindi la giro, uno spillo, giro, uno spillo, faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, giro, spillo, giro e spillo e cucire a 1 centimetro sia da questa parte che da questa parte. Intaccare i bordi, le punte dei bordi, girare al dritto, spingere i bordi verso l'esterno con il mio girangoli. Lo puoi fare eventualmente anche con le forbici. Quindi stirare bene. Marcare per 5 cm questa parte qui e cucire tutto il perimetro dalla parte dell'apertura, lasciare una distanza di 5 cm e cucire tutta questa parte qui a 1 centimetro.
Ora mi serve un filo di alluminio, io uso questo che è abbastanza sostenuto, che avevo in casa, 95-98 cm. Faccio da una parte un occhiello, anche dall'altra parte. Infilare il filo di alluminio all'interno dell'1 centimetro, quindi la parte esterna che abbiamo cucito, facendolo passare in tutta la circonferenza. Quindi lo inserisco da questa parte, in questo modo, e lo inserisco in tutta la circonferenza. Ora dobbiamo chiudere a macchina questa parte che abbiamo lasciato aperta e inoltre quindi cucire tutta la parte centrale. Ed ecco qui, è terminata la mia fascia, con il filo di ferro all'interno, bello saldo.